Abbiamo iniziato. Ok, abbiamo iniziato davvero. Ciao Stefania, ciao Elena. Ciao, ciao. Ah, adesso non fai più tanto la baldanzosa, eh? Adesso con la registrazione sei data un tono. Vai Ok, Stefania con i punti, come stai, prima di tutto? allora, diciamo che fino a mezz'oretta fa ero abbastanza tranquilla, poi ho cominciato a dire, insomma, è entrata un po' di Di emozione. ansia. No, Ok, anzi no, ragazzi, no, sono determinatissima. vai. Quindi Vai coi vado. punti, raccontaci. Allora, io ho messo 5 punti in generale. Dunque, il primo punto che per me è stato più importante è stata la perdita di mio padre nel 92, che ha segnato i 25 anni successivi in maniera profonda. Poi nel contesto del punto c'erano anche i conflitti con mia madre perché avevamo due caratteri forti, ci siamo chiuse tutte e due in un silenzio e insomma non riuscivamo a comunicare. E poi ho perso anche lei. Quindi Quindi li chiamiamo come disincarnati i genitori. sì. Il secondo punto è la difficoltà a trovare un compagno. Un compagno, la fiamma sarebbe chiedere troppo, però diciamo che seguo questo grande lavoro che stai facendo, Lucio, delle fiamme, ecco. Mhm. Quindi, ecco, mi piacerebbe molto anche a me capire un po' di più per quanto riguarda me discorso fiamma, anime affini e quant'altro, perché il padre dei miei figli non è proprio disinteressato al suo ruolo, tant'è vero che ha un'altra famiglia e ci ha lasciati noi tre gatti, Un ecco. nuovo compagno, però hai un nuovo compagno. No, 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 mai più avuto nessuno. Ah, vuoi un nuovo compagno? Io Ok, vorrei un nuovo compagno, ma ho proprio difficoltà. ok. Quindi Tre. mi piace sapere perché se c'è qualcuno, insomma, che sarebbe anche una buona cosa. Poi, il punto successivo è la rabbia che viene fuori nei confronti dei miei bambini che sono piccoli, nel senso che non riesco a essere un paziente, cioè, mi rivolgo a loro con troppa rabbia e questa cosa non mi piace. Vorrei capire il perché mi comporto così, nel senso che io amo immensamente i miei figli e farei di tutto per loro. Sono piccoli e hanno bisogno. Diciamo che mi sono trovata a fare due ruoli, il padre e la madre. Quindi ho messo da parte la mia parte femminile, la mia parte, insomma, quello che mi poteva rispecchiare e ho preso anche la parte maschile. E mi rivolgo a loro spesso non con molta pazienza, ma purtroppo con rabbia. Mi rendo conto di avere una rabbia che probabilmente, essendoci loro davanti, me la prendo con loro, ecco. Se Mm. rovesciano il latte o quello che fanno i bambini, ecco. Mhm. L'altro punto è la difficoltà a perdere peso e con gravi problemi di insonnia da moltissimi anni. Ovvero dormi poco, ti svegli a una certa ora, fai fatica a prendere sonno, No, tutto. fatica a prendere sonno no. Cioè, l'altro ieri ho dormito penso 40 minuti e poi sono andata avanti un after fino all'indomani e mi capita spesso. Reggo bene ormai, ecco, avendo anche pochissime ore di sonno. Ma poi dormi di giorno? No. No, 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 vado a lavorare, poi vado a prendere i bambini e poi si dorme se va bene la notte, se no si salta il Ma giro. non accumuli sonno, quindi la seconda notte poi riesci a dormire? Dipende, a Mm, volte no. mm. Ok, siccome non censurerai il tuo riquadro e siccome non sei da sola, una stupidaggine devo dire, ma devo dirla, se la persona che è con te non passa davanti alla telecamera è meglio perché così No, appunto no, no, tu vai sei a, allora. ok, tu sei a posto, ma lei magari poi vuole e diventa complicato per me. No, tutto qui. Tranquillo. Ok, basta, iniziamo.
l'ultimo punto era, qui c'ho il quinto Ah, punto. sì. Scusami, ma è andata via la luce. Ci Qualche interferenza, ragazzi? Magari qualcuno? No, lo so, vuol dire che non è mai successo. Scusate ragazzi, ma le mie interferenze sono proprio bastarde. Scusatemi. Noi continuiamo a registrare, tanto Sì, questo è perché questo è divertente. fantastico. Censurami Lucio, perdonami. Ma Sono no, No, non no. censura niente, poi Ma c'è no, già è tutto è una buio. figata. Dai, una bella candela. Abbiamo il camino? Guarda che resta nella registrazione questo, eh. Perdonatemi, ma... Però tu hai la connessione, attenzione a non inquadrare la tua amica però, No. Tu hai la connessione dal telefono. Sì, cara. Sì, scusami. Sì, solo un secondo, eh. Allora, in cantina dove sto in alto, non so e quindi... Sembra The Blair Witch Project. Sì, veramente. 3. Ma Facciamo il 3. sotto. Non l'ho visto. Ok, allora, Ragazzi, l'1, il 2. Ragazzi, se mi aspettate vado ad accendere di nuovo il contatore. Portate Sì, pazienza. appoggia un attimo, dai. Attenzione a non inquadrare nessuno che poi non voglia, eh. Ecco, appunto, non inquadrare... Ma non ti Io lo lascio. Sì, Così la gente ride, è è contenta. fantastico. Vede le persone che non hanno nessun problema. Esatto. Ah. Dai, diciamo un po' di cose. Questa è una registrazione. Sì. Ciao Elena, cosa ci vuoi raccontare? Chiama il tuo gatto rosso. Non c'è, no, l'ho messo fuori. L'hai messo sennò fuori. poi... Cosa vuoi disturba. raccontarci? Te cosa... Ci Cosa vorrebbe Edita, raccontare? così ridiamo con Edita. Cioè, Infatti, Edita basta guardarla 2 secondi e già ti scappa da ridere. è tutta E lei dice, È tutta serie. È serietà. tutta serie, siamo noi Vabbè, che ma siamo. devo lasciarla tutta questa parte, io la lascio. Ma secondo me è interessante questa cosa. Così Comunque vedono, no? Le spesso ci interferenze. capitano le cose, no? E Sì. anche alle persone che ci contattano, tipo 2 secondi fa non andava il computer, è caduto il tetto, ho fatto Chissà un che incidente sia con un la mano. blackout di quelli decisivi. Belli definitivi, no? Iniziano a esserci, sai, in Italia, quindi magari Mhm. vediamo Oggi adesso. c'è stata Vedi una... che non torna, guarda. Io non capisco perché non iniziamo, tanto se c'è la connessione... Allora, ragazzi, accenderemo una candela perché non abbiamo capito. Va bene. Yes. Attento a non inquadrare nessuno, che sennò poi... Va bene. Senti, noi iniziamo, va bene? Allora, Doveva dire il microfono. quinto punto. Il quinto Ah punto sì, doveva capacità dire. medianiche. mi è mai capitato. No, Capacità medianiche. capacità medianiche con questa. Sì, qui Ripresa qua. punto, ragazzi. Perché io volevo togliere i blocchi per le mie connessioni medianiche. Quindi vedi, hai fatto saltare il contatore. La luce. Va bene, magari noi iniziamo adesso, il quinto punto ce l'ho, e tu verifica solo se è un blackout tuo o di tutti quelli che hai intorno, guardando fuori. In campagna, quindi è difficile trovare... Ma se passo così non succede niente tanto, no? No, beh, sei lì seduta. Boh. E tornerà. È proprio, cioè, anche il contatore non dà segni di vita, è proprio morto. Ok. Quindi possiamo dire che in che regione stai? Sì. Ci sono le Marche? Sì. Le Marche. Nelle Marche c'è un blackout. Yes. Ok. È In corso. diretta. Iniziamo. Ti disattivo il microfono. Se vuoi scrivermi delle cose, le scrivi qui nella chat, dove scrivo delle lettere a caso. Si farà, ma va bene. Hai visto che te le ho scritte, no? È un tasto, anche se questo è un telefono, è un tasto chat, devi averlo. È un telefono o un tablet? Un telefono. Ok, vabbè. Arriviamo, cioè ci sentiamo dopo. Disattivo il microfono. Grazie a te. Bene, la registrazione c'è già, quindi quando vuoi conto da 5 a 1, poi quando sei all'1 mi dici come sempre quando sei pronta. 5, 4, 3, 2, 1.
se il telefono è carico, Stefania, non dovresti avere problemi. Se no, c'è la registrazione. Dimmi se la vedi. Sì. Mm? Come la Mm. vedi? Allora, è lei. Allora, la vedo in questa... eh, è tipo una piscina, tipo un laghetto, piscina all'aperto, dove lei insegna, insegna a dei bambini. C'è un gruppo di bambini, hanno queste postazioni in mezzo all'acqua, come se avessero dei materassini che però galleggiano e ognuno è su un materassino e ci sono questi materassini a forma di ninfea. Lei è in mezzo e tutti i bimbi intorno sui loro materassini. È, come se insegnasse tipo yoga in acqua, una cosa così. È una vita precedente? No, secondo me è una linea temporale parallela. Ti dà l'autorizzazione, Stefania? Sì. Questa è la Stefania che conosciamo o la linea parallela? Allora, è lei, è come se in questo momento però fosse di là a insegnare. No? Yoga. Sì, cioè a volte le persone cioè le stesse persone su due linee temporali mi appaiono diverse, no? E invece Esteticamente. sì, Mm. e invece adesso mi appare uguale. Va bene. Causa esoterica del blackout. In diretta. Eh, beh, allora, il blackout iniziano a esserci, da quanto so io, penso che sia collegato ad altri blackout che ci sono stati in Italia, soprattutto ieri mi sembra, uno anche qua vicino. Quello che mi viene, il motivo per cui è successo in diretta, non succede spesso che le persone che espongono, mentre espongono i punti, siano visibili nelle registrazioni, no? Mhm, mhm. E il fatto che invece proprio questa volta sia stato il blackout, eh, a livello esoterico lo vedo come una conferma di quello, la conferma che siamo sulla buona strada. Mhm. Nel senso che sta per crollare tutto, sta per crollare tutto questo sistema che ormai così è completamente nefasto e negativo. E quindi lo vedo come un segno per tutti quelli che ci seguono e per noi che siamo sulla buona strada. Va bene. Vibrazione di Stefania. 28 miliardi, Percentuale di consapevolezza. 138, PSPE. 39, 61, Vite precedenti. 1014, Cervello. 9.4. Ok. Stefania è interferita? Sì. Chiamiamo le interferenze eteriche, vediamole. Mhm.
Allora, ci sono due uomini del tempo. Prima erano 3. Fino a qualche anno fa, fino a 2 anni prima della nascita dei suoi figli, del primo figlio, erano in 3. E poi la sua PS mm, è riuscita a sganciarne uno. È diventata consapevole di quell'esperienza e è riuscita a sganciarlo. Però ce ne sono ancora 2. Poi? Poi c'è sì, direi un felinoide perché tipo è una testa di leone, però il corpo un po' più simile all'umano. Mhm. Mm. Poi? E DL ci sono? Allora, DL ce ne sono 4. 2 sono fissi, attaccati a lei, e 2 girano. Poi c'è allora c'è questo falconiforme che vedo che interferisce Stefania ed è collegato a, direi, tipo c'è questo che non è un vero e proprio pianeta, è tipo una base intermedia, sta nello spazio, ha una forma, come se fosse un enorme pallone bianco, che però ha in mezzo tipo, come se avesse il disegno di un occhio. Mm. Sai, tipo gli occhi del coccodrillo. Mhm. Ecco. Non ho capito che entità è questa, però. No, non è un'entità, è una base, è tipo una base Mm. a cui è collegato questo falconiforme. Mhm. Mm. E lo vedo collegato al suo non riuscire a perdere peso. Allora, è come se allora, dentro lì io vedo tipo delle è una grossa base e c'è questo piano enorme dove prendono le persone, fanno le abduction, però tutte le persone in sovrappeso. Mm. Ok, quindi è come se riuscissero a riprodurre, facessero questo esperimento dove riescono a controllare a distanza, prendendo appunto, vabbè, l'energia durante le abduction e poi mandando, allora mentre fanno le abduction prendono la loro energia, poi mandano tipo delle informazioni nella persona, e la persona mentre vive a livello fisico riproduce quelle informazioni lì. E è come se tramite l'accumulo eccessivo di peso loro riuscissero a tenere le vibrazioni basse in una certa maniera, e quindi stanno cercando di vedere se riescono a tenere
la persona più statica, più ferma. Mm. Entità mentali? Ce ne sono due, Di che livello? una di livello 5 Mhm. e una, e una di livello 2. Vediamole come compiti. Allora, quella di livello 5 è quella legata alla sua rabbia. Diciamo che lo schema che usa questa entità è proprio farle scattare l'ira, la rabbia, anche quando non è vera rabbia, cioè quando non c'è una situazione che le scateni la rabbia, no? Ma mm, è come se prendessero, l'entità mentale prendesse l'occasione di una qualsiasi situazione, soprattutto appunto diceva con i suoi bimbi, per farle agire in maniera collerica, in maniera rancorosa verso i bimbi, per abbassare le vibrazioni e poi per creare un senso di colpa. Ok, A quindi se stessa. sì, esattamente. Mhm. Quindi vedo che con i bambini glielo fanno fare più spesso, soprattutto anche perché sono anche figli, quindi a maggior ragione, perché il senso di colpa è maggiore. Mm. Probabilmente lo fa anche con qualche adulto, nel senso in maniera magari un po' brusca come risposte, ma molto meno, perché genera molto meno il senso di colpa. E la 2? La 2 è questa sua una via di mezzo tra l'indecisione e l'insicurezza per non adeguatezza. Mm, In alcune cose pratiche soprattutto, non tanto per quanto riguarda lei, mm, è molto diretta, molto coraggiosa e si lancia, no? Per quanto riguarda le persone che la circondano, è un po' più titubante. Vedo che questa entità le rende più indecisa, più incerta. Quindi quando ha a che fare con le persone, soprattutto le persone a lei care, spesso questa entità fa sì che lei non sia così decisa e diretta, quindi ehm, mm, che ne so, magari c'è un'amica o un amico che la invita e lei proprio non se la sente, ma eh, se lei dice di no, è come se lei non si sentisse adeguata a essere l'amica eh, Della ideale. persona in questione. Mm. Esatto. E quindi dice di sì. Quindi questa dicotomia tra l'essere se stessa e libera con forza e coraggio e invece l'indecisione per non sentirsi adeguata, no? Ok. Impianti. C'è un impianto mentale che è come se fosse un cilindro verticale, ok, che è più o meno tra i due emisferi ed è proprio come se fosse una la utilizzano come se fosse, sai, una candela di accensione dove dove l'entità di livello 5 manda l'impulso per farle venire lo scatto di rabbia. Poi? Mm. Poi c'è un impianto eterico a livello del più o meno coccige sacro, tra il coccige e il sacro. E poi ci sono due impianti eterici sotto la pianta dei piedi. Questi vengono utilizzati per il progetto, quello del falconiforme con Come si chiama il progetto di Stefania? eh,
addensamento, Perché? perché cercano di mandare, di tenere le vibrazioni e l'energia delle persone bassa e densa attraverso l'aumento del peso. Il loro intento sarebbe quello, stanno sperimentando a vedere che effetto ha. Per tenere la persona statica, per non farla muovere Mhm. e per non sperimentare, non vivere le esperienze, il loro intento sarebbe quello, per tenerle in uno spazio circoscritto. Il primo punto di Stefania è la morte del padre nel 92, lontano 92, cioè 30 anni fa. Mhm. Al di là degli accordi, contratti che loro si sono stipulati, eccetera, qual è la causa esoterica di questo evento? Eh, allora, quello che vedo in eterico è che il padre aveva la PS, allora, l'esperienza della PS nel corpo del padre stava facendo un processo, un'esperienza dove a un certo punto è arrivato a livello fisico, cioè a livello, scusa, nella Matrix, a fare delle azioni che contrastavano un po' il volere della PS, ok? Questa era l'esperienza che la PS aveva voluto fare, solo che questo contrasto è stato troppo eccessivo per il corpo e non ha retto la... È come se vedo, in eterico vedo l'energia che suo papà usava nella Matrix, qua, e poi l'energia della PS, ok? E a un certo punto l'energia materiale della Matrix fa così e quella della PS fa così, e il contrasto è stato troppo per il fisico del padre. Chiamiamolo Mhm. insieme alla madre. Mhm. Come lo vedi? Lo vedo un po', lo vedo stanco e sciupato. Mm. È come se lui, allora, mi fa vedere che sa di essere disincarnato, è come se avesse voluto in qualche modo cercare di recuperare quello che stava facendo in vita, in questo spazio dove è ora, convinto di poterlo fare. Mhm. Mm. E quindi lo vedo molto stanco, molto mm, sciupato proprio, no? Come se sono 30 anni che arranca per fare una cosa che poi non ha mai risultato, no? Sai, tipo il criceto che gira Mm, 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 sulla mm. ruota, ecco. Vic. Mhm. Allora, quello che vedo è che dopo che ha preso la Vic, prima era tutto un po', no? Appunto così sciupato, era quasi un po' incurvato. Dopo che ha preso la Vic, ha visto che si è proprio aperto come se fosse un fiore e gli si è illuminato il viso. Ehm,
perché ha trovato, diciamo, ha capito tutto come funziona, quindi si sente libero di questo peso che ha portato per questi anni. Ma è sulla terra? Più che legato a un posto o a qualcuno, vaga, diciamo nello spazio soprastante alla Terra, diciamo, potrei dire nell'aria. Mhm. Mm, Lui vede la figlia adesso. Adesso sì. E come lo vedi quando si accorge di una donna che Sì, evidentemente ha lasciato come bambina? sì, infatti, con la neutralità di adesso, della consapevolezza, quindi non ha, diciamo, la tristezza per non aver vissuto la figlia o la malinconia per non essere lì, ma con la neutralità con la neutralità appunto della sua consapevolezza di ora, eh, sorride e come posso dire, sorride a vedere sua figlia, ok? E i figli della figlia di questa donna che sa, cioè ha l'informazione che era sua figlia e quindi gli piace, come se fosse soddisfatto, no? Mhm. Mm, Facciamo una bella cosa, mhm. Elena. Stefania, appoggia la penna e chiudi gli occhi. Chiudi gli occhi. Creiamo, Elena, un Mhm. canale, se vuole, ovviamente, il padre e lo facciamo andare lì dove c'è la figlia adesso, un'ultima volta. Mhm. Si sono presi le mani. Lui dov'è? Davanti, dietro di lei, accanto? Davanti, uno di fronte all'altro, si sono presi le mani e quello che vedo in eterico è che hanno riconosciuto entrambi un'energia che sentivano quando lei era bambina, che gli scorreva come se fosse un cerchio di passaggio tra loro. È un'energia di colore azzurro-blu e vedo che passa tra uno e l'altro e lo riconoscono e stanno benissimo. Cosa le vuole dire? Ti sento profonda, dice. Mm. Ok. Gli dà un forte abbraccio, se la abbraccia forte. Vuole venire anche la madre? Mhm. Arriva? Sì, sì, Dov'è? è arrivata lì da loro, adesso ha spostato un braccio del marito e un braccio della figlia e si è messa a abbracciare anche lei loro. Va bene. Quando vogliono possono staccarsi dalla Mhm. terra. Dimmi quando lo fanno. Ok, Ok. adesso. Mhm. Apriamo il portale aureo, lì fuori dalla casa di Stefania, Mhm. Ok. e invitiamo tutti i parenti di tutte le generazioni di Stefania. Mhm. Quanti arrivano? 86. Ok.
Va bene. I genitori sono andati? Mhm. Sono andati? Tutti? Sì. Ok. Chiudiamo il portale e salutiamo l'arrivo del felinoide che guarda sempre dritto in camera con la sua Sì. faccia. Sì. Mhm. E chiamiamo, se c'è, la fiamma di Stefania. Mhm. Sì. È incarnata. È incarnata, un uomo Dove? in Liguria, Mhm. quasi al confine con la Francia. Si sono visti con gli specchi della sessione fiamme. Allora, allora, si erano visti, ma non erano, cioè, in eterico si erano visti, ma loro hanno sentito qualcosa di strano, ma non avevano collegato che era questa cosa. Adesso con noi la vedono più chiaramente. Ehm, Lui sente questa cosa, ma non proprio è ignaro di tutto e quindi mm, fa fatica a capire da dove, cioè è come se si sentisse molto strano perché sente delle cose improvvise che pensa che non gli appartengano, ecco. Mm. Che Ok, vedo questa consapevolezza ha qua. questo uomo? 89%. Mm. E hanno deciso i due di incontrarsi? Allora, si sono già incontrati Quando? qualche anno fa. Mm. eh, mi s- Penso in un'occasione dove c'erano anche altri amici. Vedo un gruppo di amici. Ma lì dove vive Chiara? Sì, Chiara Dove Stefani. viveva. Ok, Mm, gli forniamo la VIC e gli forniamo la CDF, la nuova pillola Coraggio, Decisione, Forza. mm, Non mi entra in testa CDF comunque. no. Coraggio, decisione, forza. Fatta apposta per le fiamme che si Mm, devono dare una sveglia, no? Oggi sì. abbiamo visto il 50% che non si è ancora incontrato e fa parte di questo, no? Sì, esatto, sì, sì. Il 15 è un po' indeciso, No. no scusa, il 35 indeciso e il 15 a posto. Mhm. Li prende le due pillole? Sì, le prende, sì, perché tendenzialmente non è restio alle cose nuove, anzi, molto aperto a tutto, però è proprio, non conosce nulla di quest- di- dell'eterico, diciamo, di tutta questa parte. Mhm. Sì, sì, le prende. Ok. Quanto è adesso la sua consapevolezza? 102. No. È ancora così stranito dalla situazione o forse un pochino più coinvolto dall'opportunità? Ehm,
Sì, adesso è più incuriosito, no? Quindi è come se fosse andata via un po' il timore dello sconosciuto. Ecco, adesso è più incuriosito da quello che sente. Non è ancora chiaro, ma Che brutta cosa il timore dello sconosciuto. mm, Quanto siamo legati al concetto fisso e ferreo di realtà, ma la realtà non esiste. mm, Quella che crediamo essere una realtà è solo un gioco. Dovremmo veramente vivere come se domani non dovessimo più vivere, come se fosse il nostro ultimo giorno, mm, approfittando fino in fondo di tutte le occasioni e le opportunità e soprattutto sbattendocene le balle. Mm? mm, Ho detto balle. mm. Penso che quello che tu hai detto, la prima cosa che hai detto, come se fosse l'ultimo giorno, vivere come se fosse l'ultimo giorno, è fondamentale. Mm-mm. È Chi lo dice? fondamentale. Dici tu? Io, sì, io. Beh. Cioè, vedendolo in eterico è il modo migliore per essere sempre centrati nel qui e ora. Quindi per non essere centrati nel qui e ora, per essere centrati, scusami, nel qui e ora, dobbiamo vivere preoccupandoci di cosa pensa il vicino? Assolutamente no. Dobbiamo vivere preoccupandoci di cosa pensa il pensiero comune, del paese, della televisione o della portinaia? No, Dobbiamo vivere preoccupandoci di cosa pensa di noi nostra madre, nostro padre, cosa vogliono della nostra vita? no. Perché le madri, i padri, le nonne, i nonni non si fanno gli affaracci loro? No, Mm, la loro vita se la sono fatta. Fine. infatti. Arrivati ai 18, ciao ciccia. Sì. Ognuno si fa la sua vita, le sue esperienze, i suoi cavoli amari. Volevo dire un'altra parola, ma sono stato buono, dai. Mm, mm. Soprattutto le nonne con le loro comunioni, i loro battesimi, il loro sei andato a messa. Fatevi i cazzi vostri, nonne. Mm. Voi e le vostre religioni a cui siete affidate, a cui vi siete affidati voi, ma i nipotini li mollate da soli. Gli andate a chiedere, vuoi andare a messa? Se vi dicono di no, no. Mm, mm. I sacramenti, gli stammi. Bene. Intanto Stefani applaude, fuori da stadio, tanto si Mm. vedrà. Finalmente una volta che si vede. Infatti, bello. Ehm, che fa la fiamma? Si sono già visti in altre vite, lui e la fiamma. Lei e la fiamma. Allora, in una vita erano fratello e sorella, invertiti però. Lei era il fratello e mm, lui era la sorella. Poi, poi c'è una vita dove erano padre e figlio. Poi ce ne vabbè, in tutto sono 7. C'è Una mai erano stata cugini una vita in cui possono essere insieme? come coppia. Mm, No, questa dovrebbe essere la prima. Se riescono a incontrarsi è la prima come coppia. ok. L'hanno deciso insieme di incontrarsi? Sì. Ok. Vedo che, come sai, che di solito vediamo che c'è uno dei due che è quello eh, che fa il movimento, no? Mm. Chi è, lei o lui? È lei. È lei perché lui deve ancora deve ancora conoscere tutto, e quindi è come è lei che ecco, si avvicinano perché lei le fa conoscere tutto. Non so come mai, ma cioè, questo è il canale con cui lei può entrare in contatto con lui. Va bene, lo invitiamo nel cinema. Mhm. Direi che
accetta, vero? Sì, sì. Ok. Invitiamo i 3 figli. 2 figli, scusa. 2 figli e invitiamo il padre dei figli. Che padre non vuole fare? Mhm. Che si è rifatto una vita, è disinteressato al ruolo di padre e abbandona facilmente le sue responsabilità. Cioè, nega le sue responsabilità. Mhm. Si presentano tutti e 4, 2 figli, la I due, fiamma. due figli e la fiamma sono in prima fila. E il papà dei suoi figli è in fondo, nell'ultima fila del cinema. Va bene. Causa esoterica di problemi di sonno gravi. Quella specie di felinoide con il corpo un po' cioè quel leone col corpo un po' da umano. Allora, la sveglia proprio come se le mandasse dell'elettricità per tenerla sveglia. Mhm. Allora, in eterico io vedo che è come se mandasse degli impulsi continui, come se lei fosse formata sai, tipo mm, quelle spirali dei fili dell'alta tensione. Mhm, mhm. Ok, come se lei fosse tante di quelle lì e lui continua a mandargli impulsi e quindi si vedono passare, come se si vedessero passare di continuo delle scosse in in queste spirali. Deve mantenere la sua energia così. Eh, è mm, come se stesse cercando di tenere sempre alterato il suo ciclo, il normale ritmo circadiano di Stefania. Ma chi? Non ho capito chi è il soggetto. Lo È del il- tempo? No. no, è il leone. Il felinoide, ok. Sì, E utilizza quindi un impianto. sì. Perché lei fa questa esperienza? Allora, ha delle memorie di capacità medianiche dalla vita precedente, Mm? ok? E sta facendo l'esperienza per vedere fino a che punto le interferenze riescono a bloccare la capacità della PS, le capacità della PS. Io vedo che ha fatto questo percorso e poi c'erano diverse soluzioni che la PS poteva trovare, ok, tra cui fare questa sessione con noi, fare l'ipnosi. Ok, lo vedo collegato al quinto punto di eh, capire come sbloccare le sue capacità medianiche. Come in eterico vedo che ha fatto l'esperienza, quindi rimanere bloccata con queste interferenze, quindi con la PS che come se registrasse l'intensità e la forma del contrasto delle interferenze sulla forza della PS, Mhm. ok? E consapevolizzata questa cosa, come diciamo parte finale, aveva varie scelte, tra cui fare l'ipnosi con noi. E lei ha scelto l'ipnosi con noi, dopodiché potrà riallenare le sue capacità medianiche e ritrovarle.
quali sono le sue capacità medianiche di fatto? Allora, la lettura del pensiero barra emozioni delle persone. Mm, la modulazione del campo energetico, Mhm. la lettura di ciò che succede, che può succedere in futuro, ma eh, però leggendo le vibrazioni e l'energia, il campo. Telecinesi? Sì, la telecinesi però dopo, prima deve riprendere un po' questa capacità di movimento del campo, ok? Dopo Mm. può trasferire questo movimento del campo nella materia. Sì. Come sbloccarle? Se lei incontrasse la fiamma e Mhm. ci si mettesse insieme, ipotizziamo, le capacità medianiche si accelerano? Allora, quello che sto vedendo adesso è, allora, vedo lei che va verso di lui, no? Si collegano e nel trasmettere a lui tutte queste cose, lei è come se trovasse una via una scorciatoia per far sì di sbloccare queste capacità. È come se fosse lo spunto per concentrarsi di più e allenarsi di più. Cioè lo fa da sola, ma come se quell'aggancio lì accelerasse tutto, no? Le facesse vedere Mm. esattamente la via. Questo vale per tutti. Questo vale per tutti, sì. Però lì lo vedo chiaro. C'è il suo desiderio, la sua spinta verso questa cosa farebbe sì che lei è talmente centrata a volere lui, a volere anche la conoscenza di lui rispetto a queste cose e la sua volontà di riprendersele che riuscirebbe a farle in maniera molto più accelerata. Ok. Rimettiamo lo specchio in cielo, lo specchio delle fiamme. Mhm. Vediamo se succede qualche cosa. Per esempio, l'amica di Stefania. Il padre dei Mhm. suoi figli, che è lì, il cinema. No, per il padre dei suoi figli non è ora, non c'è. Non c'è. Per l'amica sì. Mm. E i figli? I figli sono... Allora, i figli sono due anime gemelle Tra di loro. tra di loro. Il più grande o la più grande è una perla, Ma dai. sì, e ha la fiamma incarnata. Ah, è un maschio o una femmina? Scusami, Stefania, che sta esultando. Sta aprendo il Moët Chandon. È un maschio? Il grande? No, è una femmina. E il piccolo? Femmina. Due femmine. Maschio. Ah, ma una femmina è grande e maschio Mhm. piccolo. La femmina ha... Femmina è una perla alla Sì, fiamma. La femmina è un'anima gemella del fratello, che però, vabbè, anima affine. Diciamo che sì, andranno molto d'accordo. Mm, si capiscono molto, mm. si capiscono subito, sì. Capiscono più che andare Mm. d'accordo. Ok. E il piccolo? Ce l'ha la fiamma? Sì, Adesso dico. sì, c'è anche del piccolo.
La vedo più distante, potrebbe essere più distante per com'è la situazione adesso, cioè per come sono loro adesso, in questo momento della loro vita, ecco. Buttiamola lì. Se si incontrerà la femmina con la fiamma, in quale anno? Tra 15 anni, più o meno, 15-20 anni. E il figlio? Difficile, adesso lo vedo distante ancora dalla fiamma. Con le condizioni di oggi il figlio lo vedo distante. Mi viene 80 anni, quindi... Quindi forse non è deciso. Ah, Ok, da questa mattina a oggi, mhm. i 35 indecisi, per cento indecisi, sono ancora tali? Allora, iniziamo già stamattina a essere 2, alla fine ti ricordi? Giusto. C'era già un 2% che... 33 indecisi Sì, adesso e sono 31,5, un altro 1,5%. cosa ha lavorato su questa percentuale comunque considerevole? La CDF? Sì, sì, quella, sì, sì, l'ho visto, sai che ti ho detto anche prima, anche stamattina, che quella era una cosa che l'ho sentita molto forte rispetto a questo lavoro. Ah, ma allora non ci risparmiamo. Allora produciamo alcuni miliardi di CDF, li mettiamo tutti sullo specchio delle fiamme. Possono servire anche per chi non ha la fiamma? Io direi di sì. Coraggio, Sì, sì. decisione e forza. Un po' a tutti, invece di aiutami, coraggio, Mm, decisione e forza. Coraggio, decisione e forza. Diventate tutti donne e uomini di onore. mhm. Basta balle, basta aiutami, basta cazzate. E a mio 3, tutte queste belle pillole cadono su tutta la terra. 1, 2, 3. Coraggio, decisione e forza. Vi fermano perché non avete la puttanata sulla bocca? Fate il diavolo a 4, denunciate, prendete i Mhm. nomi, cassate le palle invece di farvela sotto o di pagare le multe. Giudici di pace, tutto illegale. Coraggio, decisione e forza. Mhm. Le visioni dalla finestra. Svegliatevi, datevi da fare. Lucio, quando cambierai le cose, io non cambio niente, cambiate voi. Tutti insieme cambiamo, si cambiano le cose. Mhm. Fai qualcosa, Lucio, ma vi rendete conto? Che cosa state dicendo? La pappa pronta, ancora, è sempre solo la pappa pronta, la pappa pronta. No, coraggio, decisione e forza. Mhm. Se no, la porta è quella, via. Ma tu non sai che... Guardate, non venite a dirlo a me, cascate proprio male. Mhm. Su di tutti io ho un gran vantaggio, quindi coraggio, decisione e forza. Che è successo? Il 31,5 è ancora lì? Vedo che pian piano stanno prendendo, appunto, stanno prendendo coraggio, decisione e forza, ed è un processo di assimilazione. Ok, quindi diminuisce piano piano la percentuale, Mm. Deve però sta proprio assorbirsi. lavorando. Sì, esatto, è Mm. proprio, sì, deve E, è proprio entrare. e i non fiamme? E non fiamme, allora ho visto tantissime persone, tantissime, che è come se erano tutti seduti così, cioè tutte le persone non coraggiose, che non erano determinate, che non erano decise, non avevano la forza, ok? Le vedevo sedute con le gambe incrociate per terra, chinate in giù con la testa, no? Come se fossero tenute giù per non vedere e non muoversi, no?
E ne ho viste tantissime che con questo coraggio, decisione e forza si sono alzate in piedi e hanno iniziato a camminare e quindi a muoversi Dove? verso la loro strada. Quindi anche, cioè anche protestando, anche molti ricercando perché non, non si erano mossi finora, nel senso vedo tante persone che non erano consapevoli perché non si erano mai messe a cercare, a ricercare, iniziano a farsi delle domande e a ricercare. Altri invece che non avevano il coraggio appunto di protestare, iniziano a protestare e si sentono forti. Mm. Muy bien, Altri che prendono anche decisioni drastiche per la loro vita e cambiano. molto bene. Mm. Cosa fa Odino? Ma è sweet Odino. Odino lo vedo come tutte le volte che facciamo un'azione così che cioè, che la vedo forte, la vedo incisiva, lo vedo disperato che scuote la testa e dice no, adesso come faccio? Dobbiamo studiare un modo. Va bene, prima di andare al cluster, ti faccio una domanda, Elena, che può essere utile a tutti. Qual è la cosa più potente che possono fare insieme due fiamme? Sono la stessa PS. Lavorare, Dimmi. lavorare all'unisono sull'aumento delle vibrazioni. In mille modi diversi. Sì, quindi prima consapevolizzando, poi sentendolo, sentendo il campo e poi alzarle, cioè Mhm. imparare ad alzarle in qualsiasi momento all'unisono. Cosa succede se due fiamme si sottopongono contemporaneamente a un'ipnosi? Tutte e due sotto ipnosi, guidate da una terza persona. Si può provare in Arri- ipnosi a unirle, le PS? Quello che la prima cosa che mi è arrivato è che si può entrare insieme, quindi con la stessa PS ma con la doppia PE, Mhm. arrivare a vedere a sentire cosa c'è nella sorgente. Mm, 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 mm. Cosa fa Odino davanti a queste considerazioni? Paura, eh? Mhm. Mhm. Quante belle idee che abbiamo. Mhm. Andiamo al cluster con Stefania. Mhm. Mhm. Ci sono. Che cosa fa? Apri Cosa il vede? portale allora, sono tanti, tante sagome, sai, tipo stilizzate, tipo... Mhm. Cartonati. Sì. Mm, ogni sagoma è una vita e sulla superficie sia davanti che dietro ci sono scritti tutti i contratti della vita, tutte le esperienze. Ok. Apri il portale definitivo. E li butta dentro. Facciamole
creare un ad eternum e lo lascia Mhm. qui. Lo stava già creando. L'ha creato, penso che sia la sua capacità che aveva già, no? La vedo proprio che è molto abile, molto agile. In eterico molto agile, lei a manovrare l'energia, la vedo molto così, le viene molto easy. E ha creato l'ad eternum in maniera diversa da me, non così, ma ha fatto così con le due mani, no? E si è creato in mezzo alle due mani e poi l'ha appoggiato giù. È un movimento che lei fa spesso, o comunque un movimento molto simile nel concreto, come se lei lo facesse spesso, una cosa così. Mhm. Andiamo all'avatar. Sì. È fermo immobile spento. Lo togliamo e mettiamo un ad eternum anche qua. Mhm. Ok. E ora vediamo se le due entità mentali, i due uomini del tempo più il terzo che comunque abbiamo richiamato, il felinoide, il 4DL, il falconiforme e la base, più tutte le interferenze, tutti gli impianti, scusa, tutte le abduction, tutti gli impianti, eventuali cloni, che più ne ha più ne metta, c'è ancora qualcosa. No, Bene, c'è più niente. un ad eternum e un CDF nel Sì. corpo fisico, nel corpo mentale, nel corpo emozionale, nel corpo eterico e nel corpo subliminale. Mhm. E a me sì. Nuova frequenza di Stefania. $249 miliardi. Wow. Percentuale di consapevolezza. 227. Rapporto anima-spirito. 67,33. Vite precedenti. 927. Ok. Cervello. 10,3. Cosa fa il padre dei suoi figli? Rimane sbalordito, a bocca aperta. In eterico si dice non avevo capito niente. Non aveva visto nulla di questa parte. Gli resterà qualcosa nel fisico? Vedo che va sulla difensiva di più, come se si sentisse ancora più in difetto. E quindi va Cosa, sulla difensiva. cosa fa la fiamma? La fiamma gli è corsa incontro e l'ha presa in braccio. Sai quando sei entusiasta? A quanto sta la consapevolezza della fiamma? È la stessa di Stefania?
No, Allora, no. mm, Allora, in eterico vede tutto e assimila tutto, ma nella realtà no, rimane quella della Matrix, diciamo, quella che ha sempre. Quindi adesso un pochino aumenta, già stava aumentando prima, ho visto. Arriva adesso è intorno al 125%. Mm. cosa fanno i figli? Allora, la figlia Perla fa i salti, è contentissima perché è come se avesse avuto conferma di quello che lei sente, no? Quindi Mhm. quello che sente lì l'ha visto e ha avuto conferma. E l'altro figlio è entusiasta, salta di gioia e vuole anche lui sperimentare questa cosa. L'amica è nel cinema? Sì, L'amica ha visto la fiamma, non mi ricordo, scusami. sì. Ok. Fa qualcosa? Beh, adesso io la vedo pronta a fare anche lei i suoi passi. Vuole liberarsi di tutto quello che è zavorra. Va bene. Mhm. CDF, Vic e Ad Eternum a tutti questi del cinema, a tutti quelli che conoscono Stefania, che vogliono presentarsi. Con questa nuova condizione, i problemi di insonnia e di peso troveranno una soluzione per Stefania? Allora, sì, con le condizioni di oggi io vedo che a breve gli arriva chiaramente la soluzione. Allora, l'insonnia vedo che pian piano diminuisce, cioè come se iniziasse a dormire sempre di più. E per il peso a breve, nel giro di pochi giorni, arriva tipo, sai, la lampadina. Dice, ah, ecco come posso fare, qual è la soluzione, la via da seguire. Mm. Mm. Messaggio finale della PS di Stefania a se stessa. Allora, devi fare proprio un allenamento giornaliero di allineamento, di centratura, ok? E di innalzamento delle vibrazioni. Mi fa vedere che lo yoga, quello dinamico però, lo dico sempre perché l'altro meditativo si rischia solo di aprire canali e basta. Lo yoga potrebbe essere la via giusta. Mhm. Mm, Poi vedo. E poi qualcosa con i suoi figli, allenarsi facendo un gioco con i figli, provando a insegnare ai figli a sentire il campo e alzare le vibrazioni. E poi, vabbè, sappiamo che il massimo è riunirsi alla fiamma, quindi ehm, lavorare. Quello che mi fa vedere è lei può imparare facilmente o ricordandosi a centrarsi, quindi a entrare in sé, dentro di sé, ok? Mhm. E a collegarsi con la PS per creare la sua realtà e quindi in questa maniera può creare facilmente la situazione più consona a lei per incontrare la fiamma. Bene. Queste sono le cose che mi fa vedere, sì. Basta creare degli ad eternum, quindi se vuole può crearseli in casa, al Sì. lavoro, nella macchina, dove vuole.
Mhm. Puoi insegnarlo anche ai suoi bimbi. Certo. Bene, abbiamo finito. Mhm. Pronta per tornare? Sì. Disconnettiti da tutto e tutti, dimmi quando sei pronta. Continuo a registrare. Ok. Conto da 1 a 5. Al 5 sei il tempo presente dal quale ti sto parlando. 1, 2, 3, 4 e 5. Apri lentamente gli occhi. Buongiorno, buonasera, buonanotte. Ciao. Ciao Elena. Vai Stefania, Ciao. attiva il tuo microfono. Come stai Elena? Bene, bene. Sono Devi fare... contenta che non è tornata la luce. devi fare... Sì, no, andava bene prima. Brava, così Ecco. così. Fogli, appunti, una studentessa modello. Come va Stefania? Bene, bene ragazzi, bene. Siete una bomba, anzi un bimbombato bombarolo. Ormai, anche qui dovresti BNB, chiedere il... E il copyright. copyright, il back e il ponytam. Esatto. Ormai Elena è in un gattile. Io non ho di gatti, Elena. No, No, che ne hai? Vabbè, io ne ho tra un che non posto e un vuole. altro, ne ho 4. Mamma mia, ragazzi. Questo non va in onda, vero? Sì che va in onda, stiamo ancora registrando. Ok. Certo, stiamo registrando. Dai, se vuoi dire poi le cose che vuoi, devi dirmelo e così chiudiamo la registrazione. Una domanda specifica da Sì, farti, Lucio. Non è una di quelle cavolate. Ho detto, adesso si mette già così. No, no, volevo no. chiederti, secondo te, com'è possibile contrastare le decisioni della PS? Nel senso che se la PS ha deciso di fare delle esperienze negative, ma tu hai una consapevolezza tale da dire io mi impongo a questa cosa e la voglio contrastare. PS sei tu. Lo so, però se la mia PS ha deciso di fare delle esperienze negative, ma tu ne hai a sufficienza. Non le devi più fare e non te Non le le fa fare più più, sei fare. tu che le fai. Quindi se io sono consapevole che non le voglio più fare, automaticamente non arrivano più. No, Quali sono queste esperienze? Sentiamo. no, in generale, In cioè io ho generale. due genitori, sono una mamma da sola, faccio fatica ad andare avanti, eccetera, 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 ecco. Quello puoi Quindi, cambiarlo se tu, cioè, la PS mette le difficoltà per arrivare alla consapevolezza, quindi più consapevole sei e meno esperienze negative devi fare. ok, Più quindi centrata sei. abbiamo dato. Vabbè. Comunque, ragazzi, io vi dico una cosa: ho prenotato la seduta. Non è passato neanche 20 giorni. Io dentro l'armadio nascosto ho trovato una corda piena di nodi. Anche tu, non sei la prima che me lo dici. Ah, ecco, mi fa piacere. Perché? E era in un posto che nessuno poteva metterla, e in mezzo a delle cose, e poi l'ho bruciata. Mm. Non Senti, sapevo. ma ti è piaciuto salutare i tuoi? Abbiamo fatto una Da cosa morire. nuova oggi. Mm. Hai un po' pianto, visto? È una cosa nuova. Poi con la candela. L'hai sentita l'energia? Sì. Sì. Sì che l'ho Sentita, io sentita. avevo un legame Mm. molto forte con mio papà, quindi quando avevo solo 39 anni, ragazzi, quindi Tu quanti e ne quello che avevi? io avevo 14 anni Mm. e per me è Ragazzina, stato infatti. sì, ma però ero una ragazzina molto ingenua, cioè io avevo occhi solo per mio padre e basta, quindi Mm. per me è stata una di quelle botte proprio botte da Sì. orbi. In realtà credevo che fosse lui la mia fiamma, sapete? Mm. Pensavo di avere una specie di gancio che mi impediva di vedere al di fuori di altre persone, ecco. Ah, Cioè, no. perché c'era verso di trovare un'anima già un cristiano che mi si filasse, raga, proprio in sostanza. Allora Eri dicevo, sempre attaccata al papà. probabilmente, dicevo, magari con il cuore sono ancora attaccata a lui e forse non è...
Ah, Non non so. all'epoca. Ah, ho capito. Pensavo che all'epoca fosse attaccata Perché proprio. saranno 10 anni che proprio non c'è Mhm. verso. Quindi allora Va dico, bene, Stefania, la pubblichiamo così com'è, senza censure, quindi? Ok. come mi hanno aiutato moltissimo le persone che hanno fatto le sedute e grazie al quale sono arrivata adesso a questi risultati, penso che se lo meritano. No, no, ma sì, ma fai molto bene. Diciamo che secondo me è anche una forma di consapevolezza, Coraggio. famoso coraggio, no? CDF, adesso l'ho imparata. Boh. Coraggio, decisione e forza. Ok. Mm, CDF è coraggio, C di coraggio, quindi, mm. ma che ti Ragazzi, frega? Ma che te frega? Ma Ma che ti chi sta a ti fregare sta frega? cosa? mia figlia mi vede che vedo i video vostri, no? A Ah, un certo punto mio figlio, Samuele, mi dice, mamma, facciamo la preghierina perché vedo i mostri, no? Una roba del genere. Io, no, no, preghierine no, facciamo una cosa più bella. Guarda, apri la mano, no? E fai ah, un piccolo... vedi? Io l'ho Ah, visto che pensavo tu lo guardavo una fai con sessione di loro. luce a caso. Mia figlia, mamma, devi dire che deve creare una Deternum. Infatti lei... Te lo giuro. E lei è la perla, eh sì. Io non so che Vedi? chiamo Deternum. Sì, Quindi sì. ragazzi, ormai chiamo Ma Deternum come se non qua i copyright dove sono? Dov'è il copyright? Ponytam, Cinivac. La gente mi scrive, intanto è tutto registrato. La gente mi scrive, non mi sono cinivaccato. E io, i copyright qua. Dov'è? Ma è vero, entra nell'uso quotidiano delle parole. Aspetta, mi è Boom. cascato. Sì, Esatto, sì, la nuova Treccani. sì, no, ma I devi entrare Cinivac. assolutamente come premio ad honorem. Va bene, chiudiamo questa lunghissima sessione con tutta la registrazione. Ti ringraziamo Stefania, ti ringrazio Elena, ti ringrazio Gatto Rosso, ti ringrazio Lucio Cassi. Sì. Sempre. Grazie Sempre, Sì. sempre. ragazzi, Chiudiamo veramente qua la bravi. registrazione. Grazie. Resto ancora un attimo in linea. Ciao ciao. Fai fare ciao anche al gatto. Fai ciao. Ciao. Poverino.